Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi vi faccio un piccolo video per illustrare il funzionamento della piattaforma Patreon, così che voi abbiate le minori difficoltà possibili per accedere e comprendiate nel giro di pochissimo tempo la facilità di navigare in questo sito web per poter cercare i contenuti di vostro interesse. Innanzitutto, per accedere andate a digitare sul vostro browser di preferenza. Adesso parliamo dell'aspetto computer, quindi ipotizziamo di lavorare su un computer, poi vi farò vedere anche come gestire la cosa attraverso l'app dedicata che trovate di Patreon per qualsiasi device telefonico, che sia Android o iOS. Ok, dicevo, partendo dalla configurazione di visualizzazione di tutto quanto su un qualsiasi PC o Mac. Nel vostro browser andate a cercare la pagina di Patreon, lì sotto nel video vedete direttamente anche l'indirizzo personale mio, attraverso il quale digitandolo potrete accedere direttamente alla mia pagina di Patreon. In ogni caso, partendo da zero, io vado a cercare la pagina, vedete l'indirizzo in alto, qui avete una descrizione del social, di come funziona, di che cos'è questa piattaforma. È molto interessante perché recentemente, si parla di qualche settimana fa, dà la possibilità di poter visualizzare il contenuto, le scritte della pagina in lingua italiana. Per fare questo vi serve essenzialmente scorrere la pagina, andare fino in fondo dove avete la possibilità di selezionare la lingua di visualizzazione. Attualmente è lasciato inglese di default, mettiamo italiano, facciamo i passi insieme. E cosa ulteriore di vostro interesse senz'altro è la scelta della valuta per poter poi fare la sottoscrizione alla pagina. Attualmente la valuta viene visualizzata, per quanto riguarda le mie impostazioni, in dollari americani. È un'impostazione che ho fatto io, una scelta. Non influisce in ogni modo sulla possibilità dei pagamenti, perché questi vengono gestiti in automatico dai tradizionali servizi di pagamento elettronico che sono integrati sulla piattaforma e che avvengono attraverso carta di credito o il più noto e comunissimo sistema PayPal, che comunque si appoggia a una carta di credito nella quale dovete inserire i vostri dati. Scegliamo per semplicità la valuta in euro, così è semplice per tutti. A questo punto, per chi interessa, che vuole studiarsi che cos'è Patreon, che cos'è la piattaforma, può navigare nel sito e conoscere più approfonditamente. Io proseguo per quanto riguarda il tutorial relativo alla mia pagina. Nella finestrella in alto a destra andiamo a cercare la mia pagina Arduo. Vedrete che nel momento in cui ho digitato compare un elenco di possibilità. La prima è quella che compare. Clicco ed entriamo nella pagina personale di Patreon. Innanzitutto, che cos'è Patreon? È diverso da Facebook, è diverso da Instagram. Per farlo in parole semplici, non è altro che una sorta di blog. Per chi ha dimestichezza, il blog è una sorta di pagina web dove una qualsiasi utente può praticamente pubblicare dei post, si chiama, quindi può pubblicare informazioni o istruzioni relativi a qualsiasi argomento di suo interesse, quindi gestirsi una pagina. Quindi solitamente questo, detto in parole povere, è un blog. Patreon funziona né più né meno come una tipologia di blog, e dà la possibilità al creatore, tra virgolette colui che appunto crea la pagina, di gestire contenuti in maniera molto più ampia rispetto a un tradizionale blog, e tutto integrato nell'ambito di un'unica piattaforma. Quindi io ho scelto Patreon a partire da marzo, ho iniziato questo progetto con l'intenzione appunto di poterlo sviluppare secondo determinate direzioni. Questo significa che attraverso questo tipo di piattaforma chi crea una pagina può mettere a disposizione contenuti di vario genere, che possono essere di tipo musicale, che possono essere di tipo visivo, che possono essere anche semplicemente testuali, scritte, immagini, eccetera. Quindi è una piattaforma che ha un utilizzo molto
molto ampio, non in Italia, è poco conosciuta senz'altro, però se hai un respiro molto più ampio, diciamo, di ottica, di visuale, in altri stati, specialmente negli Stati Uniti, perché la piattaforma nasce lì, è molto molto utilizzata anche da artisti o creatori di vari livelli che mettono a disposizione proprio di una cerchia di persone interessate contenuti addizionali che le persone ritengono praticamente meritevoli, diciamo, di poter essere sovvenzionate o finanziate per poter consentire alla persona di continuare a sviluppare contenuti per la sua platea di fans, tra virgolette. Di quello è quanto ho fatto io a partire da marzo su questa piattaforma. Andiamo subito all'articolazione della mia pagina. Nel momento in cui entrate, notate che io sono entrato come potreste entrare in qualsiasi momento attuale voi, e quindi non ho nessuna credenziale attualmente inserita nel mio PC, quindi entro in maniera anonima, ho aperto la pagina come l'aprireste voi per la prima volta e trovereste questo, essenzialmente la descrizione di una serie di possibilità di abbonamento, tra virgolette, a cadenza mensile, alla mia pagina, e tipologie diverse che danno diritto a possibilità di accedere a diversi contenuti presenti nella pagina. Vi descrivo brevemente l'offerta che cosa include. Partendo da un'offerta di 5 euro mensili a tutti queste sorte di abbonamenti, di donazione a supporto del progetto che sto portando avanti con regolarità, che possono confermare benissimo le persone che ringrazio sempre, che si sono fino ad oggi iscritte, hanno mantenuto la loro iscrizione dai primi mesi ad oggi, siamo andati via via crescendo. Sono da aggiungere chiaramente le tasse, perché questo è, cioè ogni transazione viene registrata. Si parte da una base di 5 euro mensili che dà la possibilità di accedere alle playlist audio, alle ride che pubblico a scopo promozionale su un altro canale che si chiama Mixcloud, quindi in bassa qualità audio su Mixcloud, e recentemente anche ridotte dal punto di vista della durata. È una prima forma di abbonamento che l'ho dedicata alle persone che, o anche agli istruttori in indoor cycling, che si sono dimostrati interessati alle mie lezioni, e in questo modo attraverso Patreon do la possibilità di scaricare il file audio delle lezioni in modo da poterlo riprodurre a alta qualità ed essere utilizzato per le loro lezioni. In modo particolare interessante perché qui loro trovano anche allegato un riassunto del profilo della ride, quindi con un'indicazione delle tempistiche e delle tecniche che avevo previsto in quel progetto di ride di indoor cycling. Questo è l'ingresso di 5 euro, è dedicato anche a chi semplicemente ama ascoltare la musica e trova interessanti le playlist, anche per lavori di fitness in generale, come potrebbe essere anche camminare, potrebbe essere andare sul tapirulano, insomma vuole una colonna sonora diversa e che dia anche uno stimolo, anche dal punto di vista così dell'energia e dell'intensità alla propria attività. Poi andiamo sul secondo tipo di abbonamento, che si chiama VIP Collector per 9,50 euro al mese. Ripeto sempre, sono da aggiungere le tasse, si parla di qualche euro, ok? L'IVA, che dipende sempre dai paesi, dell'utente che si iscrive. È una forma di abbonamento più avanzata che consente non solo di accedere al file audio del progetto della ride, ma anche di poter scaricare il progetto in maniera tecnica, ecco, come file completo di un software che viene utilizzato dagli istruttori di indoor cycling a livello mondiale per le ride e per poterle gestire. Anche questo penso che sia particolarmente dedicato a chi è del settore, questo tipo di abbonamento, questa sorta di donazione al progetto. Comunque, scorrendo la pagina e scorrendo la descrizione di quelli che sono i tires, detti in inglese, quindi
le categorie di accesso alla mia pagina potete vedere che cosa comprende l'offerta per ciascuno di questi tier, di queste categorie. Infine veniamo all'ultima categoria, quella più recente che ho introdotto a partire dal 1° ottobre, quella che è espressamente dedicata a tutti coloro che vogliono fare fitness, attività di indoor cycling da casa, comodamente da casa, e per 15,50 euro al mese comprende questo gruppo, questo tier della mia pagina, tutti i vantaggi della precedente forma di abbonamento. Quindi oltre alla possibilità di accedere al file audio di una qualsiasi lezione e al progetto completo in formato Mixmeister, do anche la possibilità di accedere a un archivio crescente di video ride, di registrazioni di queste ride che vado a pescare in questo mio archivio ormai sconfinato. Ci tengo a precisare che sono circa 4 anni che vado a pubblicare quantomeno su Mixcloud questi contenuti musicali, e nel prossimo futuro, adesso stiamo ancora sperimentando, devo un attimo superare degli scogli dal punto di vista tecnico, organizzativo essenzialmente, ma soprattutto tecnico, sull'hardware che mi serve per poter fare questo, e quindi devo sostenere anche delle spese e devo capire se ne vale la pena. E il progetto è anche di introdurre delle live, quindi degli eventi live, non solamente registrati. Ci tengo a precisare che attualmente, come poi troverete, ci sono le informazioni sulla pagina, prevedo di pubblicare un nuovo progetto, una nuova ride come progetto completo alla settimana, e allo stesso tempo di pubblicare anche una registrazione di una ride nuova ogni settimana. Allo stato attuale sono disponibili sul sito già circa 10 ride pedalabili in video. Ovviamente l'iscrizione al sito dà la possibilità di pedalare le ride, di fruire del sito, dei suoi contenuti quando e come si vuole, nell'ambito del mese per il quale viene fatta la sottoscrizione al sito. Tenete conto che fare la sottoscrizione al sito funziona né più né meno come qualsiasi altra sottoscrizione che possiate fare nei canali tradizionali, nelle piattaforme di streaming come possono essere Amazon Prime, come possono essere Netflix. Cioè sono degli abbonamenti mensili che sono legati al vostro account PayPal o alla vostra carta di credito. Vi consiglio di utilizzare PayPal perché è notoriamente conosciuto a livello mondiale per la sicurezza, in quanto i dati delle vostre carte non vengono passati direttamente al gestore del sito, ma li gestisce direttamente PayPal, ed è, ripeto, un sistema di pagamento praticamente universale e che tutti i siti di e-commerce praticamente adottano. È uno standard, diciamo, quindi io ve lo consiglio essenzialmente. Veniamo ora ai contenuti e l'articolazione del sito. Ripeto, io qui sono ancora nella fase di un utente che non si è iscritto e che sta guardando la mia pagina, quindi può vedere le informazioni della mia pagina, può vedere i contenuti della pagina. Dice ad esempio che se ti iscrivi hai possibilità di accedere a 230 post esclusivi. I post sono praticamente quello che vi dicevo prima, gli elementi, i tasselli di questa sorta di blog, di social network, e li vedete man mano che scorro nella pagina. Vedete quello che io ho pubblicato e che pubblico. Questi sono appunto i post, hanno una data, hanno un titolo, hanno un oggetto, e come vedete sono bloccati i contenuti perché per poterli vedere a seconda del livello della vostra iscrizione vi viene data la possibilità di visualizzare. Ecco, la pagina ha dei contenuti pubblici liberamente fruibili. Certo, i contenuti liberamente fruibili sono dei demo, delle dimostrazioni, delle ride audio che, ripeto, pubblico su un sito dedicato proprio alla musica che si chiama Mixcloud, e quindi voi qua trovate semplicemente dei collegamenti che potete fare partire
e vi danno mandate in riproduzione il file relativo a quella determinata RAID. Il post si completa di una descrizione di quello che vuole appunto rappresentare, del suo contenuto, e andiamo avanti così. Se continuate a scorrere, quindi vedrete per la maggior parte dei contenuti bloccati, e gli unici contenuti direttamente fruibili sono appunto questi demo relativi alle RAID, almeno per quanto riguarda le più recenti pubblicazioni. Per quanto riguarda invece i contenuti più vecchi, ho lasciato addirittura i file completi, quindi potete accedere direttamente ad ascoltare l'audio delle RAID. Attualmente, ecco, adesso stava caricando i contenuti della pagina. Questo è quanto. Adesso andiamo ad illustrare l'iscrizione alla pagina. Come faccio io ad accedere alla pagina? Accedo in alto a destra, vi chiederà di creare un account su Patreon. Allora potete accedere creando un account, oppure se avete un account Google potete accedere con le vostre credenziali Google, o anche continuare con le vostre credenziali di Facebook se utilizzate il social network di Facebook. Io vi consiglio di creare delle credenziali a parte. In questo caso accediamo alla pagina. Nel momento in cui mi sono iscritto alla pagina e nel momento in cui ho scelto uno di quelle tre forme di abbonamento che vi dicevo, entrate nella visualizzazione completa della pagina a seconda esatto del grado della vostra iscrizione, e vedete che quei post che prima parevano bloccati a questo punto diventano completamente fruibili. Sto parlando adesso di un accesso a livello più elevato, che è quello di interesse specifico per poter vedere le RAID. Ok? I contenuti sono tantissimi, c'è veramente da perdersi, e soprattutto si rischia anche di annoiarsi, perché una delle difficoltà probabilmente è proprio la ricerca dei contenuti. Se uno è esclusivamente interessato, per esempio, ai video piuttosto che a una RAID o una categoria di RAID, deve utilizzare i filtri. Quindi adesso andiamo a spiegare praticamente l'iscrizione e l'utilizzo dei filtri per poter navigare al meglio nella pagina e quindi usufruire dei suoi contenuti. È veramente semplice, ragazzi, si tratta solo di fare un po' di pratica. Ma se siete già abituati a utilizzare un social network, a utilizzare Instagram, a utilizzare Facebook, non è né più né meno che fare la stessa cosa, su un'impaginazione diversa, su un layout diverso della pagina. A questo punto, ripeto, io ho creato il mio account, sono entrato, devo scegliere iscrizione. Come vedete, la pagina è ancora visualizzata in inglese. Se volete visualizzare la pagina in italiano, andate in language, italiano, save. Ok, attenzione, quello che vedrete in italiano sarà solo la descrizione dei menu, mentre per quanto riguarda i post, i contenuti che io scrivo, per scelta mia personale ho lasciato tutti i contenuti scritti in inglese per poter avere modo di accedere a un pubblico internazionale.
perché c'è un pubblico anche internazionale di questo sito che sta supportando, e continuo a ringraziare queste persone per il lavoro che stanno facendo. Diventa importante avere la pagina in italiano se avete poca dimestichezza con la lingua inglese, e andiamo così a gestire meglio la procedura dell'iscrizione. Comunque, partecipa, ok? Voglio usufruire dei video, devo scegliere questa categoria, l'amorosa collector. Partecipa e si apre la pagina di iscrizione, che è semplicissima. Completa il tuo pagamento mensile a Ardo, e qui, come vedete quanto ogni mese verrà scalato dalla vostra carta di credito, i dati di pagamento, esatto, quello che vi dicevo. Potete aggiungere un nuovo metodo di pagamento a seconda di come preferite pagare. In questa pagina, vedete, è inserito il metodo di pagamento PayPal. Ok. Sulla destra vedete che quanto costa mensilmente mantenere l'iscrizione al sito. Vedete anche l'ammontare delle tasse, circa 19 euro l'iscrizione mensile, e sotto avete un'indicazione di quando viene fatto il rinnovo automatico. Quindi, come ripeto, tutti i servizi di streaming, praticamente Patreon al primo del mese successivo va praticamente a scalare dal vostro account PayPal, dalla vostra carta di credito, l'ammontare corrispondente del raggruppamento al quale avete deciso di iscrivere. Questo è quanto, molto semplice, ok? Una volta che avete deciso quindi il raggruppamento, schiacciando sul tasto conferma diventate miei sostenitori, e vi ringrazio. Andiamo avanti. Una volta che, ripeto, avete sottoscritto uno dei raggruppamenti, ripeto, il raggruppamento da sottoscrivere per poter vedere i video è il terzo, l'amorosa collector, da 15,50 euro circa al mese, tasse escluse. Andiamo alla possibilità e come fruire al meglio della pagina. Nella parte alta della pagina trovate la fondamentale casella di ricerca. Andiamo subito al sodo. Io vi consiglio di digitare all'interno della casella di ricerca video. Vi compariranno filtrati nella mia pagina esclusivamente i post che contengono la parola video in qualche modo, o soprattutto i post relativi alle video ride. Visualizzazione di post con video. Di default vengono visualizzati i post dal più recente al più antico, e quindi proviamo a scorrere e vediamo i contenuti. Questa è la più recente video ride che ho pubblicato, vedete la data di pubblicazione, 27 ottobre. Sotto potete commentare, io vi rispondo, un commento fa sempre piacevole, fa piacere anche a me, dà uno stimolo per poter continuare questo lavoro. E quindi scendete lungo la pagina e trovate tutte le ride, ok? Le ride non sono scaricabili, le ride sono visualizzabili attraverso Patreon, e andando sul link si apre il video. Lo potete riprodurre quando e come volete, tutte le volte che volete. Ciao ragazzi, nell'arco del periodo di abbonamento valido, con spinning, con indoor cycling. Trovate sempre una descrizione breve che, ripeto, ho lasciato in inglese perché è una mia politica sulla gestione del sito, ok? Però le lezioni video sono video in italiano. Io penso che di non aggiungere altro per la fruizione dal punto di vista dei contenuti delle video ride. Vi voglio dare ancora un'altra dritta in merito alla parte superiore della pagina per poter fruire bene dei contenuti, ok? Questa è tutta la sezione dei filtri. Qui potete separare i contenuti utilizzando i filtri, vedete benissimo. Ad esempio potete solamente filtrare i contenuti video,
Potete filtrare i contenuti in base al gruppo di appartenenza, ma se siete iscritti al girone L'Amorosa Collector, avrete modo di vedere tutti i contenuti. Potete lavorare sul mese di pubblicazione di contenuti. Ecco, io dico, questa prima riga di filtri non è particolarmente importante. Possono essere importanti i tag di ricerca, perché i tag funzionano tipo la stringa di ricerca, andando a isolare specifici contenuti che sono categorizzati secondo questo elenco che trovate qui. E in modo particolare, se delle RAID vi interessano le tipologie, volete fare un endurance piuttosto che un interval o una strength, e andate a selezionare. E come vedete, ad esempio, ci sono attualmente disponibili 7 video RAID interval, 7 video RAID interval sono pubblicate, 3 video RAID tipo endurance e 3 video RAID tipo strength. Quindi il contenuto, ripeto, è intorno alle 10 RAID, sono 12 RAID attualmente pubblicate sul sito. Questo è un tag info to start from che vi consiglio di filtrare all'inizio per conoscere gli sviluppi della piattaforma o per avere delle specifiche istruzioni appunto su come navigare nella piattaforma. Quindi se io vado a selezionare questi tipi, questo tag info to start from, troverò essenzialmente dei post di tipo testuale che mi vanno ad illustrare concetti di fruizione del sito. Anche qui, nel momento in cui li filtro, vengono illustrati dal più recente al più antico. Ragazzi, io penso che per quanto riguarda l'illustrazione e il funzionamento della piattaforma via web sia tutto ok. Vi ricordo che potete fruire anche del funzionamento attraverso l'app. La navigazione di contenuti è senz'altro più semplice se utilizzate un PC, ma vi faccio vedere anche come si può navigare attraverso l'app di Patreon. La scaricate dalla Play Store se avete un telefono Android, oppure la scaricate allo stesso modo da iTunes di Apple. Ecco, adesso io penso di avere già aperto la pagina. Ok, questa è la mia pagina che si apre all'interno dell'applicazione di Patreon per telefono. Vi invito al solito anche qui a cercare, se la navigate con il telefono, i contenuti delle RAID video attraverso la finestra di ricerca dei post. Vado a digitare video e verrà filtrato il contenuto pertinente. Vedete? Scorrendo trovate le video RAID. Mi interessa una RAID, la potete fruire dal telefono come dal tablet. Ok? Ragazzi, questo è tutto. Se ci sono delle domande, non esitate a scrivere e vi risponderò senz'altro. Che dire, vi attendo numerosi, vi ringrazio e a presto. Buona continuazione, ciao.